Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Ho cambiato videocamera, deve ancora arrivarmi il microfono, quello figo, quindi al momento sto usando il microfono della camera, spero mi sentiate bene, spero non ci sia troppo vento. Ma parliamo di quello che dobbiamo fare oggi. Allora, come avete visto io ho comprato una Civic VTEC e come avete visto negli scorsi episodi mi sono reso conto che effettivamente fa qualche rumorino, a parte lo sterzo che quando giri fa un po' di rumore. C'è anche qualcosa qui nella ruota anteriore destra che fa rumore. Andremo a fare un'analisi approfondita della vettura, parlando magari anche un po' della storia, ma soprattutto andiamo a cercare di capire quali potrebbero essere le problematiche, partendo appunto dal metterla sul ponte. E infatti colui che oggi ci viene incontro è Autodoc. Come probabilmente avete visto negli scorsi episodi, se state seguendo anche la serie della 350Z, io ho comprato da Autodoc alcuni pezzi per riportarla alla sua bellezza originale, come la frizione, le pastiglie dei freni e non ricordo cos'altro abbia comprato da loro. Immagino che non tutti sappiano che cos'è Autodoc, quindi magari facciamo una piccola introduzione. In sostanza Autodoc è un sito che vende pezzi di ricambio per la vostra auto. È incredibile perché ha una varietà di pezzi e una quantità di versioni per ogni veicolo che è inimmaginabile. Esiste l'applicazione per smartphone che è molto comoda, dove potete impostare qual è il vostro veicolo o i vostri veicoli, come nel mio caso, e l'applicazione quando voi cercate un pezzo vi fa vedere solamente pezzi compatibili con i vostri veicoli, ma vi dice proprio tipo: bro, guarda che questo pezzo non è compatibile con la tua 350Z, perché metti proprio la targa. È incredibile. O con la tua Civic in questo caso, ecco, te lo dice proprio così, bro. Vabbè, in sostanza, i prezzi che si trovano su questa applicazione e sul loro sito è inutile dirlo, ma sono i migliori e hanno anche una specie di funzione cashback molto interessante. In sostanza, ogni volta che fate un acquisto vi viene restituita una piccola somma di quello che avete speso e vi viene salvata sul vostro profilo, quindi le volte successive che farete altri acquisti potrete utilizzare quelle somme che avete accumulato per sostanzialmente avere degli sconti ulteriori. Vi lascio quindi in descrizione il link per poter scaricare l'applicazione di Autodoc, vi invito a provarla e noi oggi andiamo nell'officina Garage 52 per scoprire quali saranno i pezzi da sostituire su questa vettura. Andiamo! Come prima cosa ho fatto provare la Civic a Mirko in modo che potesse darmi anche lui il suo parere. Poi Tommy è pesante. Tommy fa per due. Tommy fa per due, siamo su in quattro, sì, allora. Bisogna anche capire il finestrino qua perché ci mette su una vita a salire. Ma io sono in collaborazione con VD40. Appunto. Vi faccio mandare VD40. Oh, ma poi ce l'ho a casa, c'è una scatola. Un po' di gioco sulle ho visto. Le corde tipo, il violino. No, perché quando tu muovi il cambio ci sono due corde che vanno a muovere i leveraggi interni del cambio. Clima va. Sì, l'ho usato per tornare da Torino perché dalle queste macchine, quelle tu montavi, rimontavi, non avevi rotture di sì, no, funziona tutto. Infatti anch'io gli ho chiesto a lui, ma funziona tutto prima di venirli a vederla, perché non c'ho voglia che minchia magari non va il tachimetro, non va quello. Ma no, funziona tutto. E allora dammela! Che ne ha fatto? Bel motore, è vero che è leggera e pensa che siamo su in tre, quando vado su da solo le K leggera meglio ancora. Sì, solo che le G adesso hanno dei prezzi macchina qua scatalizzare che non anda così. Ma io volevo farglielo lo scarico perché so che c'ha. Devo fare la soldatrice. No, la macchina va benino. Sì, dai. Allora, la prima volta che mettiamo sul ponte un'auto mia qua, eh? No, è la seconda. Hai già andata la Silvia sul ponte? Ah, hai ragione, c'è dovuto levare tu. C'hai ragione. Cosa c'è lì dietro? C'è quella macchina là con quel colore strano? Deve essere proprio un pirla quello che c'è con la macchina là. Abbiamo già fatto il test della vettura e anche secondo Mirko è stato un ottimo acquisto. Dobbiamo un attimo capire quali sono i rumorini che ci sono sotto, ma a parte quello diciamo che non è male. Il motore gira bene, i cerchi sono orribili, anche a Mirko non piacciono i cerchi. Però li cambiamo. Sì, li cambiamo, e come?
È scatalizzata? Ah, secondo te che cazzo è che fa rumorino qua? Beh, comunque abbiamo scoperto intanto che c'ha i tain, ma anche davanti. Sì, quindi non sono solo le molle, ma sono anche gli ammortizzatori. Hai tain, hai i bracci superiori regolabili e la scatola guida che perde olio. E la scatola guida che perde olio. Beh, questa qui è un upgrade? No. Questo è un grade originale. Ok. Sì, sì. Questo qui è un soffietto parapolvere. All'interno c'è la cremagliera. Sì. E perde dalla scatola guida. Sì. Bene. E procureremo una scatola guida, gliela cambiamo. Bene, va benissimo. Annuncio per la pagina Trova Prezzo, di cui c'è il link in descrizione. Per Trova Prezzo annunciamo un giveaway sulla sua pagina di Instagram. A 5.000 follower regalerà delle AirPods, a 7.500 un telefono e a 10.000 una PlayStation 5. Quindi, Tommy, vuoi una PlayStation 5? Incominciate a mettere il follow alla pagina, trovate il link in descrizione. Allora, questi sono i leveraggi delle marce. Il fatto che la leva avesse così tanto gioco è imputabile a questo. Vedi come quella boccola lì gioca all'interno. Sì, sì. Abbiamo scoperto questa cosa, non so se mancava già prima, manca un bullone sulla ruota, però vabbè dai, 3 su 4 vanno bene, no? Ma sì, è una statistica. È una 5% di possibilità di sopravvivere. E allora, finché non scende sotto il 50. Ma che professionali quei guanti. Talmente... Ma non era neanche vecchissimo, però poi per sicurezza. Per sicurezza. Eccolo qua, il nostro bel filtro. Ma a mano? Sì, ha una potenza indescrivibile. La Madonna. Cioè, chiaro. Abbiamo tolto la rondella vecchia. Sì. La buttiamo. Ok. Abbiamo preso quella nuova. La mettiamo. E tappiamo. Tutti i buchi vanno tappati, non solo le macchine. Ah, ecco, questo non possiamo dirlo su... No, direi di no. Ma che bella la pompettina dell'olio. Così scivola. Lubrificato bene. Mi raccomando, non come fanno i benzinai che ci si appiccicano al filtro e tirano. Ah, ok. Ci si appiccica. Perché sennò il meccanico successivo, quando poi ci va a mettere le mani, vi bestemmia in lingue. Quindi ti è capitato? Tutti i giorni. Lo sapevo. Una bella pulitina. Sì, Mirko, cosa ci vuoi dire? Il dottore sta esaminando. Secondo me hanno messo solo un bullone troppo lungo. Dici? È arrivata l'idea. È arrivata l'idea? E non la Fiat. La Fiat idea lasciamola dov'è, per favore. C'era semplicemente la vite più lunga, quindi il dado arrivava alla fine del filetto e non tirava a sufficienza. Abbiamo cambiato la vite e abbiamo messo una nuova. Quindi adesso il cambio sarà bellissimo. Bellissimo no, magari. Però meglio di prima. Un rabocchino o togliamo la RA? Family friendly bisogna essere su YouTube. Chiaro. E allora hanno sbagliato canale. Va bene, quando è che facciamo la sfida tra queste due? Facciamo 5 marce contro una. Bravo, esatto. Io arrivo fino in quinta, tu non puoi andare oltre la prima. Guaglio! Frate! Allora, com'è? Minchia, che macchina! Merda, che bella! Per mancare il lavoro. Raga, è arrivata un'auto da Fast and Furious. È vero, quanto cazzo è Fast and Furious sta macchina? Poi è tenuta veramente bene, Com'è? Candele sbagliate. Ti dici che quando l'accendi fa fatica? Troppo fredde? Si vede che aveva caldo. Mettiamo le candele fredde. È l'estate. Quindi adesso apriamo tutto il coperchio, giusto? Sì, cambiamo la guarnizione che trafila un po' dentro. Abbiamo visto che trafilava un po' qua. Dentro i vani dell'olio candele. Sì. E già che ci siamo guardiamo anche la cinghia. La cinghia. Oppala. Qua si vede tutto il sistema di prelievo dei vapori olio. Ovviamente l'olio quando scalda crea del vapore che viene incanalato attraverso queste aperture qui e viene succhiato dall'aspirazione del motore attraverso questo tubo qua. Nei motori originali funziona così, ovviamente si va a contaminare l'aria in aspirazione con vapore di olio. Ok. Ciò toglie potenza al motore. Ok. Sui motori più spinti che cosa si fa? Si va a creare un decanter per i vapori dell'olio. Sì. Si portano su una parte esterna del motore più fredda. Come quello che avevo sulla Silvia in teoria. Sì, su quello che avevi sulla Silvia c'era un decanter esterno, però comunque andava sempre in aspirazione. A me non piace farlo così, a me piace farlo proprio esterno in maniera che il vapore residuo non venga risucchiato nel motore. E faremo al così. Al motore facciamo arrivare solo aria fresca, alla tua macchina faremo così. Benissimo, quindi la cinghia è nuova. Oh, che bella notizia. Allora, mi è già capitato in passato di spiegare un po' sul canale come funziona il VTEC, ma perché non farlo spiegare a un meccanico che ci mette le mani? Quindi adesso il nostro carissimo Mirko di Garage 52 ci andrà a spiegare un
un po' come funziona il VTEC. Allora, il sistema VTEC è una bella chicca che si è studiata a Honda negli anni 90. In sostanza come funziona? C'è una doppia fasatura di cam, ovvero abbiamo 3 profili di cam. Attenzione, fino a 5000 giri lavorano questi 2 profili di cam qui. Quindi cosa succede? Che la cam girando va ad aprire la valvola che c'è sotto qui e ha una determinata fasatura. Oltre i 5000 giri, più o meno 5000 giri, perché in funzione della posizione pedale la centralina decidere se farlo intervenire un pelo prima o un pelo dopo. Quindi è una cosa comunque elettronica è che una cosa elettronica che decide la centralina. La centralina cosa fa? Quando stabilisce in base alla sua mappatura che è il momento giusto di fare intervenire il VTEC, tramite questo solenoide che c'è qui apre un passaggio dell'olio. Sì. Che cosa succede? Questo passaggio dell'olio va a spingere dei pistoncini che rendono solidare l'albero a cam a questo bilanciere qua in mezzo. Quindi diventa tutto un pezzo unico. Diventa tutto un pezzo unico e quindi cosa succede? Che le valvole, che sono sempre sotto qui, vengono aperte dal bilanciere che c'è qui in mezzo, che è un po' più, che ha un profilo di cam molto più aggressivo. Questo cosa permette di fare? Permette alla macchina di far raggiungere un regime di rotazione sicuramente superiore rispetto a quello che potrebbe raggiungere col primo profilo di cam. Certo. Va ad incrementare soprattutto l'apertura, cioè ovvero l'alzata della valvola, cosa che è diversa dalla fasatura della valvola, che quello è un altro sistema di variazione di fase. Questo si chiama sistema di variazione di alzata delle valvole. Ma vedo che stai togliendo con molta precisione la vecchia pasta rossa qua. Sì, è essenziale un corretto accoppiamento guarnizione coperchio. Noi siamo a favore degli accoppiamenti. Siamo a favore. Oh là, finalmente tutto nuovo, tutto chiuso, sigillato. Siamo contenti, Mirko? Contentissimi. Contentissimi. Adesso va più forte. Quanti cavalli abbiamo preso facendo questa modifica? Ne abbiamo persi 14. No! Prima riprendi la mia bellissima maglia. Hai ripresa? Allora, vediamo se la modifica di Mirko è stata funzionale. Aspetta, prima devo aprire l'antenna. Perfetto. Adesso con l'antenna aperta è meglio. No, adesso è bello, guarda. Vedi com'è bello. Tunk, tunk, tunk. Chiudo l'antenna? Chiudi l'antenna che è attento alla macchina. Conosci che c'è tanta gente che ha dipendenza dalle cose strane? E io ho dipendenza da questo. Ma per annusarlo o per usarlo? No, per usarlo. Ah, per usarlo. Ti piace usarlo? Sì, brutto. Perché ti piace vedere che si asciuga subito? Iniziamo, Tommy. Sono arrivate le candele nuove. Benissimo. Abbiamo già controllato il gap dell'elettrodo. Sì. Ah, che bello. Madonna, come ti piace sto pulitore premio. Oh là. Oh cazzo, Mirko, gira la ruota. Gira la ruota. Gira la ruota. Il vocale. Sì, esatto. E dai, facciamoci sto giro. Apri sta portiera, sta macchina. Ah, perché sta vai. Allora, abbiamo provato il cambio. Adesso con queste modifiche di Mirko devo dire che già è molto più bello, Gli innesti sono molto più precisi rispetto a prima. Anche l'accensione adesso abbiamo risolto, si accende subito, abbiamo cambiato le candele, abbiamo fatto il nostro bel tagliandino. Il motore anche lui ha confermato che è bello fresco. 8500 giri è il limitatore. Minchia, però sembrano infiniti. Minchia, incredibile. Bellissimo. Vi ringraziamo e ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto. Saluto Tommy.